Se guardi i miei video ormai avrai imparato a conoscermi. Io preparo sempre il mezzo la sera prima di partire, che sia per un viaggio, che sia per un weekend, che sia per un semplice giro in giornata. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 8 luglio 2025. Sto partendo adesso da casa, sono circa le 7:35. C'è una lieve foschia dalle mie parti, conto e spero che spostandomi questa foschia svanirà appunto verso il Piemonte. Ho superato Casale Monferrato e per la prima volta vedo scritto 6 gradi e mezzo sul display del GS. Ho viaggiato a una media di 2 gradi e mezzo, 3 gradi, particolarmente fresco ed umido. Eccomi qua, qui sono in località Terruggia. Adesso raggiungerò Enzo. Chi è Enzo? Enzo è un signore che fu presente al raduno di Oropa, al santuario di Oropa quest'anno. Si presentò lui e sua moglie Silvana. Con Enzo mi troverò in località Roncaglia e da lì inizierà il nostro giro di oggi. Qui in località Roncaglia Enzo mi ha detto: troverai la mia moto lungo la strada, c'è una panetteria, ci troviamo lì alle 9:30. Adesso sono le 9:18, quindi sono in leggero anticipo. Roncaglia ho visto già ieri, è piccola e non dovrebbe neanche essere difficile rintracciare il posto. Dovremmo esserci. Eccolo qua. Ecco la moto di Enzo. Enzo già l'ho visto dietro di me. Buongiorno. Buongiorno Enzo. È tanto che aspetti? No. Sono arrivato alle 9. Fa freschino, eh? Freschino, infatti guarda. Ho visto. Già sopra perché Almeno non passa l'aria. almeno non passa l'aria, perché qua sono ben vestiti, i pantaloni dico, che cazzo. No, Al cancello a casa mia c'erano 11 gradi, qui sotto ce ne sono 4. io ho viaggiato a 2 gradi, 2 gradi e mezzo. Fa fresco. Sei un fisico. Sì. Ma che t'abbatte? Ore 9:30. Il motore prende vita con quel ruggito familiare che sa di libertà. L'aria è frizzante, il cielo ancora velato da una foschia che promette di dissolversi presto. Lascio ad Enzo l'onore e l'onere di aprire la strada. Lui è di casa, conosce ogni curva, ogni salita, ogni respiro di queste colline. Io lo seguo fidandomi del suo ritmo, pronto a lasciarmi sorprendere. Ci avviciniamo veloci verso Canelli. È da lì che inizia il vero divertimento. Da qui inizia la bella strada. Quella lì sotto è Canelli. Saremmo dovuti venire qui circa un paio di settimane fa, dove sicuramente il fogliaggio sarebbe stato ancora più forte, ma tutto sommato colori belli ce ne sono anche ora. Adesso da qui, mi diceva Enzo, inizia la bella strada e le aspettative sono decisamente alte. La nebbia accarezza i campi, l'asfalto è umido, ma sotto la luce che lentamente cresce, i colori cominciano a prendere vita. L'autunno esplode piano, giallo, arancio, marrone, verde, un mosaico di sfumature che veste le colline come un mantello regale. Le strade sono nostre, solo qualche ciclista che sfida il silenzio e un paio di auto distratte. Per il resto soltanto noi, il rombo del boxer che rimbalza tra i filari di viti e il profumo dell'uva che si mescola all'aria fresca del mattino. Le colline si rincorrono una dopo l'altra, dolci e sinuose, come onde di terra che invitano a lasciarsi cullare. Man mano che il sole si alza, anche la temperatura sale e con essa la magia del viaggio. Ogni curva è un respiro, ogni rettilineo una promessa. Il freddo dei primi 100 km percorsi a 2 gradi è già un ricordo lontano. Ne è valsa la pena, come sempre, quando la strada ti ricorda perché ami andare. Qua e là qualche tratto più aperto ci invita a sentire la spinta del GS, quella forza controllata che sa di potenza e libertà. Mai oltre il limite, mai oltre il rispetto. La regola è una sola: tornare a casa interi, con la moto e con il sorriso. Vietato farsi male. Pavia, Alessandria, Asti, Cuneo. Adesso siamo in provincia di Cuneo, stiamo arrampicando verso Castino. 5 km, un serpente che non finisce più. La strada non è ottimamente tenuta in alcuni tratti, ma vi devo dire che, ragazzi,
Lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! La temperatura, innanzitutto siamo arrivati a 11 gradi e non mi sembra vero, a pensare alla temperatura a cui eravamo partiti stamattina. E guardate qua che colori che ci sono. Noi e qualche ciclista su questa strada qua. Adesso qui c'è un bel tornante, seconda e si va su. Bella sta strada. L'importante è rimanere sempre nella propria corsia. Guardate che colori che abbiamo qua, colori pazzeschi, davvero siamo immersi nel giallo. Chilometri e chilometri di vigne, cantine, colline dolci dove si sale e si scende. A volte l'asfalto è bello, a volte un po' meno, ma panorami riempiono sempre gli occhi. Però. Ancora pochi chilometri e raggiungiamo Val di Villa. Il profumo del pranzo ci guida prima ancora dei cartelli. La location che ci aspetta è qualcosa di speciale, quasi surreale, un luogo unico dove il tempo sembra rallentare e la giornata trova il suo perfetto equilibrio tra strada, amicizia e meraviglia. Penso tu già hai mangiato perché io ho perso tempo con la macchinetta. Io quando c'ho fame, mi piace. Insomma, portati in quella che è una ex chiesa, giusto? Sì, è una chiesa che è stata adibita a circolo ricreativo per la gente del posto. Quando faccio questi giri, prendere il caffè sull'altare di sta chiesetta è una cosa... Infatti sono entrato dentro, fa un po' impressione. Sì. Qui Però siamo in località? Qui Val di Villa Val di è Villa. una frazione di Santo Stefano Belbo che è giù sotto. Siamo nelle Langhe, che assieme al Roero e il Monferrato è diventato patrimonio UNESCO. Ho portato Max a fare un giro, vedere se lo sconvolgevo o no. Erano delle settimane che cercavamo di organizzare. Dal 1° gennaio che ti avevo invitato ad Quando ci siamo conosciuti a Europa. A Europa. Poi, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, ci dovevamo vedere una decina di giorni fa, 15 giorni fa. Sì. Il meteo era pessimo, peccato perché i colori sarebbero stati ancora più belli. Sì. Il fogliaggio sarebbe stato ancora più possente, più forte, ma purtroppo il meteo comanda, quindi ha piovuto, tante foglie stanno per terra, però i colori comunque sono bellissimi. E io aggiungo anche i paesaggi che sono belli, delle strade, l'ho portato su delle strade, belle. Alcune da ginocchio a terra, come molto viene belle, chiamato. molto belle. Poi molto rilassante perché si sale e si scende su queste colline immersi in questi colori autunnali, meravigliosi. Le Langhe sono sempre belle, è una zona questa qui. Il Roero è poco conosciuto, è più piccolino, ma questa qua è una zona che qualunque destinazione tu scegli di fare, di andare, caschi sempre in piedi, perché è sempre bello. A parte l'Amor o Baresco, che sono posti top, conosciuti, straconosciuti, però ci sono degli altri punti, Serralunga d'Alba, Monforte, per dire altre, che sono dei bel vedere, ma però anche le strade medesime che percorre. Aspetta che mi metto qua che... Ok. Anche le strade medesime sono piacevoli da fare. Tra l'altro il traffico non ce n'è molto. No. Qualche ciclista, qualche trattorino. Qui lavorano, come qui le colline sono disegnate dalla mano dell'uomo e dal vento. Qualunque stagione che percorre queste strade hanno le sue particolarità. Sì. Poi complice la giornata, adesso sono 10-11 gradi, si sta molto bene, questa mattina era freschino. Stamattina abbiamo fatto delle strade, dei pezzi di strade di trasferimento, da dove abito io abbiamo dovuto costeggiare Alessandria e poi però quando cominci a salire cominciano a essere belle come strade. Poi adesso col sole si è aperto, è andata via la foschia, lo sguardo spazia più lontano. Bello. Poi andiamo a prendere un caffè in chiesa. Sì, finiamo il nostro pranzo, poi ci andiamo a prendere un caffè in chiesa. Adesso l'invito è a Macio, faremo altri giri perché abbiamo circumnavigato le Langhe praticamente. Poi volendo ci si addentra in tante chicche. In tante chicche si passano dei paesi che sono sonnolenti, tranquilli, la vita ha un altro ritmo e per me è bello anche quello. Sì. Spero di portarlo dentro dei posti, dei paesini che d'estate raggiungono ben 13 persone, però anche tenuto bene, anche camminarci nella mezza stagione sono interessanti. Cos'è che abbiamo qui, Enzo? Una tortina
una frivolezza. Cinzia, tu hai preferito stare a casa oggi? No, Cinzia, scherzi a parte, aveva delle commissioni da fare. Ha detto, vabbè, guarda qua, dolcetto, tra un po' il caffè e poi si riprende la strada. Questa praticamente era una chiesa, c'era l'altare. E adesso ci prendiamo un caffè. Buongiorno signora, posso chiederle 2 caffè cortesemente? Poi all'inizio era un circolo Acli. Io arrivo zona Casale Monferrato. L'hanno trasformato in bar. Il mio amico arriva da Pavia. Penso che sia unica Sì, nel suo sì, genere. lui è... Sì, post, tutte quelle cose. Il bello che... Infatti qua sotto c'è scritto Circolo Gli ho Acli, copiato tanti il giri. ritrovo. Sì, lui solo con sta moto E ha qui già fatto praticamente prima c'era 240.000 l'altare. chilometri. E Adesso poi, torniamo da sì, Enzo lui è e nato andiamo a berci il abruzzese e una volta all'anno fa la reunion. Chi vuole vai giù, ti porti in giro su Ah, sì. Come dice lui, tanta roba. Sì. Grazie. E di che? Signore. Sì, mi ha confermato quello che mi dicevi tu, che prima era un circolo Acli, la chiesa aveva dato disposizione di poterlo usare, praticamente da circolo Acli, una roba in alto, è diventato bar e quindi hanno sconsacrato tutto quanto. Sì. Però penso che sia più unico che raro una roba del Sì. genere, in Italia perlomeno. Sì. Io ripeto, dunque, la prima volta che ho scoperto sta roba avevo il primo R 1200R, l'ho tenuto 9 anni e qua diciamo che sono 12 o 13 anni che conosco, che ogni tanto mi fermo qua. Sì, è la prima volta che entro una roba del genere. C'è sempre una prima volta. Non mi aspettavo neanche che ci fosse, ecco, come ti devo dire. Ma qui a telecamere spente ti dico che sono tosti, Dopo pranzo ci rimettiamo in sella. I chilometri che ci attendono non sono molti, ma bastano a riempire il cuore. La strada si snoda tra colline che sembrano vive, respiri di terra che cambiano colore a seconda della stagione, come noi quando cambiamo abiti, adeguandoci al tempo che passa. L'autunno qui è un pittore generoso. Pennella ogni pendio di giallo, rame e bronzo. Ogni curva regala una nuova prospettiva, ogni salita apre uno sguardo diverso sul mondo. È impossibile non fermarsi, almeno con lo sguardo, a contemplare quando sia grande la potenza silenziosa della natura. Queste colline non parlano, ma insegnano, e noi le attraversiamo con rispetto, restituendo un po' della dolcezza che ci concedono. Il sole intanto ha iniziato la sua lenta discesa, luce calda, lunga, dorata. Il cielo si tinge di arancio malinconico, che sa di fine giornata e di gratitudine. Ogni ombra si allunga, ogni chilometro profuma di casa. Prima dei saluti, Enzo ha in serbo un'ultima sorpresa, una sosta alla cantina sociale di Casorzo Monferrato, un luogo dove il vino racconta le stesse storie delle colline che lo generano, storie di lavoro, passione e tempo. È il modo perfetto per chiudere questa giornata, un brindisi al viaggio, alla strada e a quell'amicizia che, come il buon vino, migliora con ogni nuova avventura. Enzo, digli un po', cantina? Cantina sociale di Casorzo. Adesso vi faccio vedere di cosa ci siamo equipaggiati qua. Il consiglio di Enzo, Malvasia. Malvasia dolce, che è un'eccellenza di queste parti. C'è solo qui e a Castelnuovo Don Bosco che fanno il Malvasia. Sono deputati per fare il Malvasia e c'è anche il Malvasia spumante, però questo qua secondo me dolce come lo facevano una volta i nostri vecchi o cosa. Con il dolce la Con il dolce va bene, top. Ok, mettiamo in borsa. Metti in borsa. Questi qua sono paesi, sono nati, queste colline qua sono sul tufo. La maggior parte delle cascine, delle case coloniche, oltre alla cantina avevano l'infernot, che era un cantinotto più piccolo completamente scavato nel tufo, dove disegnavano, scappellinando nel tufo, lo stampo per le bottiglie, per la margherita che sono i 5 litri, e dove i vecchi capifamiglia mettevano a riposare come ricordo vini che duravano anche 20 anni o cosa, per la nascita del figlio, del nipote. Era la zona di invecchiamento. Che la temperatura si mantiene stabile? Sempre 13 gradi costanti, l'umidità costante, 13 gradi costanti tutto l'anno. Quindi d'inverno lo tiene
temperatura alta rispetto fuori, d'estate lo tiene fresco e lì il vino stagionava. E un paese qui vicino addirittura c'è il museo, l'ecomuseo della pietra da Cantone, che sono i mattoni di tufo con cui venivano costruite le case, le cascine una volta, che erano dei blocchi belli consistenti, perché più o meno il peso erano 40 kg. Lo usavano da estrazione, ci sono le cave, come dove abito io ci sono le cave dove tagliavano il tufo per costruire le case. Tra l'altro, all'ingresso della cantina c'è questa fantastica tabellina che vi dà la soluzione a tutti i vostri problemi, il vino e la cura. L'ansia, ci vuole un grignolino, quantità 2 bicchieri. Per chi è nostalgico consigliano Freisa d'Asti 3 bicchieri. Se invece siete giù di morale, Malvasia 1 bicchiere e così via. Adesso puntiamo verso casa. Vuoi sempre passare da Terranova? Déjà vu, siamo tornati dove stavamo stamattina. Sì. Penso di fare la stessa strada che ho fatto questa mattina. Tu sei arrivato da Mortara? Sì, ho già la traccia su. Ripasso per Mortara, ripasso per... Sì, no, ma era per attraversare Casale senza complicarti la vita. Puoi mettere per Trino, ti fa passare Casale, devi fare, vai a sinistra, è San Germano, puoi mettertelo sopra. No, ma tanto mi ricordo. San Germano è lì dove ci sono i camion. Attraversi il centro di San Germano, poi devi fare Viale Ottavio Marchino, quindi devi passare dietro l'ospedale. Quando arrivi in fondo di Viale Ottavio Marchino vai a sinistra, tieni sempre lo stradone, passi il ponte e tieni per Mortara. C'è il navigatore, tranquillo. Sì, ma io sono tranquillo, era solo per darti una mano. Salutami Silvano. Te saluti amicizie che prima o poi conoscerò. Va bene, grazie Enzo. Figurati. Ci vediamo alla prossima occasione. Spero che ti sia piaciuto. Sì, no, bello, peccato che siamo 10 giorni dopo perché le foglie tutte per terra stavano la maggior parte. Sì, 10 giorni fa. Sarebbe stata un'altra roba. Ha piovuto e comincia a fare freddo, si staccano. Sì, se no era... Basta vedere gli alberi qua. Però a parte gironzolare ancora lì in mezzo le langhe, che praticamente non hai visto niente, hai visto qualcosina, niente. Però ci sono sia il Sassello o il Cadibone per tornare indietro. Grazie mille Enzo. Ciao. Grazie. Sono contento di aver fatto un giro assieme. Piacere mio. Dai. Buon viaggio in Tunisia. Grazie. L'ho saputo troppo tardi perché sennò adesso vabbè. Va bene, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao Enzo. Ciao. Praticamente Enzo gira a sinistra ed è arrivato alla prossima. Invece mi faccio altri 100 km circa. È veramente di una noiosità fare sto tratto di strada che non passa più. 90 km tra paesini, campagne, veramente un piattume allucinante. Per fortuna che è bello, che bello il tempo. Desolazione totale. 16:23, siamo a 8 km da casa. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.